Benades! Benvenuti a questo nuovo vlog direttamente da casa mia in Toscana, dalla mia vecchia cameretta. Comunque, dove eravamo rimasti? Ah sì, vi avevo detto che vi avrei parlato delle mie esperienze lavorative in UK, perché io sono stata anche lì per un breve periodo di tempo, nel lontano 2009, quasi 10 anni fa. Che bello essere vecchi. Piccola premessa, dopo aver finito le superiori sono andata a Economia e Commercio a Pisa, mi sono iscritta, tutta felice, ho iniziato l'università, ma dopo circa 3 mesi non ne potevo già più, odiavo tutto quello che era quella facoltà, le persone che la frequentavano, i professori, le materie, cioè non era proprio... Sai quando ti senti in un posto che non devi stare? Io non devo stare qui, da qualsiasi parte tranne che qui. L'avevo scelto anche perché era una materia che non avevo mai studiato e tutte le altre che avevano studiato non le volevo fare, e quindi ho detto vabbè, proviamo a fare questo, e invece fail. Ho lasciato l'università, mio padre si è arrabbiato tantissimo con me, mi ha detto che non avrei mai combinato nulla nella mia vita, tutte queste cose che dicono i genitori arrabbiati. Ovviamente non è che le pensasse davvero, però lì per lì insomma ci rimasi un po' male, però come vi ho già detto, come lo sapete come sono io prendo una decisione, quella sbam, e basta, non c'è niente da fare, la porto avanti. Volevo andare a Venezia a fare giapponese, solo che essendo già passato gennaio mi hanno detto volevi cambiare università adesso? No, ti tocca aspettare settembre. E io, oh che bello, perdere tempo così a caso. Allora, non sono una che perde tempo, ho detto vabbè, mi cerco un lavoro. Solo che ho trovato solo proposte di lavoro indecenti, tipo vieni a lavorare nel nostro negozio come apprendista per i mesi estivi, ti daremo 400 euro per 40 ore settimanali. Sì, che bello lo schiavismo e lo sfruttamento dei giovani in Italia. E così io gli ho detto no, wait a sec. Una mattina mi sveglio e c'era mia madre così piegata su di me che mi guardava. E io, che è successo? Che è successo, madre? E lei, perché non vai a Londra? Altra premessa, mia zia vive a Londra da un sacco di tempo, è andata lì, lei quando aveva circa poco meno di 30 anni, e ha fatto dei corsi, adesso vive sposata con un inglese, insomma vive un po' fuori Londra. Ho detto, perché non vai dalla zia Betty a Londra, ti fai un'esperienza? E io lì per lì ho fatto, io da sola a Londra, oh mio Dio! Ma lo sai che non è per niente male come idea? E così sono andata a Londra. Inizialmente stavo da mia zia, solo che bramavo la mia indipendenza, e dopo 2 settimane circa sono partita e sono andata a trovarmi un posto dove stare nel centro di Londra, in un ostello. Ho scritto curriculum in inglese, il primo lavoro che ho trovato è stato traumatico, è stato in un ristorante italiano e sono durata lì circa 2 serate, 2 giorni in pratica, perché era un ristorante di questa famiglia italiana e c'era, mi ricordo, sta vecchia che stava lì seduta e mi guardava e continuava a dirmi delle cose assurde e a darmi ordini, ma tipo guardi quello, e io tipo sì, ciao, la odiavo tipo tantissimo. E un tipo che stava lì, un ragazzo che non era della loro famiglia, un giorno mi prende da parte, il secondo giorno eravamo tipo un attimo in pausa, e mi fa, io non ti vorrei dire niente, però io a questi gli ho dipinto tutto il locale e non mi hanno ancora pagato. E io ho pensato, sono andata via dall'Italia per non farmi sfruttare e sono venuta in Inghilterra per farmi sfruttare dagli italiani? No. E così ho lasciato il lavoro. Il giorno dopo ho detto, ho trovato qualcosa di meglio, scusate, ciao. Invece non era vero, ero disperata. E ho cercato lavoro tantissimo sui siti, eccetera. Solo che il mio inglese, che pensavo fosse veramente ottimo perché a scuola ero brava in inglese, in realtà era una cacca. Quindi quante porte in faccia, gente che mi derideva. Mi ricordo che avevo mandato dei curriculum per lavorare nel customer service, perché mia zia faceva quel lavoro, e mi ha chiamato una tizia tipo alle 8:15 di mattina, e io mi ricordo che era la prima volta che parlavo al telefono in inglese, per me era super difficile, e mi chiama e mi inizia a fare in un accento strettissimo tipo you send your CV for the application, e io tipo cioè il tempo di svegliarmi, cioè perché mi aveva svegliato con la chiamata, e lei mi ha detto tipo ok, so don't even send the CV if you can't speak English, tipo una cosa del genere, tipo se non sai l'inglese non mandarlo neanche. Io tipo
il rage. Stessa cosa mi successe in un negozio dove c'era un'altra tipa che aveva portato il CV, lei era chiaramente inglese, e il manager del negozio mi prendeva per il culo perché fa: ah, questi non sanno l'inglese, portano anche il curriculum. Ma io ti ammazzo. Vabbè, a parte questa tristissima parentesi, arrivo in un caffè che era un po' diverso dai nostri bar perché faceva solo caffè, nel senso tipo Starbucks, ma non era una catena, c'era solo quello lì, in un centro commerciale davanti al mio ostello. E i manager erano due filippini ed è stato bellissimo perché mi ha fatto il colloquio e mi fa: senti, lavori questo da questa a quest'ora, ti paghiamo così. Cosa che tipo il ristorante italiano non sapevo neanche quanto mi pagassero, cioè non mi avevano detto niente. Vabbè, tu vieni e poi vediamo, cioè vediamo cosa, quanto mi dai, qual è la paga per il mio lavoro. Ho iniziato a lavorare in questo caffè, devo stringere perché sennò mi viene un racconto lunghissimo, e è stato veramente uno dei lavori più divertenti. È stato molto duro perché a volte mi è capitato anche di fare il doppio turno e stavo lì dalla mattina alle 8 fino alle 8 di sera, però è stato davvero divertente perché io adoro fare cappuccini, caffè, eccetera. Infatti se non dovessi fare la youtuber probabilmente il mio sogno sarebbe avere il mio caffè e fare tutte queste cose, fare gli esperimenti oppure lavorare da Starbucks, non lo so, mi piace proprio l'odore del caffè la mattina. Ah, le brioche appena sfornate e la gente che era felice. Ero molto brava con i clienti, nonostante all'inizio mi sbagliassi perché tipo lì c'è il latte che sarebbe il caffè e latte, e la prima volta lo sapevo che era il caffè e latte, ma gli ho portato del latte senza il caffè e quello mi ha guardato tipo: che stai facendo? Un giorno viene il mio manager filippino super incazzoso da me e mi fa: senti Serena, un cliente si è lamentato che una delle ragazze che lavorano qui fa un caffè terribile, è scortese, non tratta bene i clienti, è pigra, pensi di essere te? E io tipo... Ci ho pensato un attimo e ho fatto: lavoro sodo, mi impegno a fare i caffè, sono gentile con i clienti, e io ho fatto: no, non sono io. E lui: brava, è vero, non sei te. Io: ma perché mi devi ingannare? Comunque me lo ricorderò per sempre questa cosa. Quindi sì, se vi sentite attaccati, voi state fermi nelle vostre posizioni, che se avete fatto bene il vostro lavoro nessuno vi dirà niente. Comunque sono tornata in Italia per un periodo, ho fatto anche l'Interrail, quindi ho dovuto lasciare il lavoro. Solo che in Italia ci stavo troppo male, non lo so, avevo una nostalgia di Londra, volevo tornare a Londra, avevo tutti i miei amici conosciuti lì, insomma, mi mancava Londra da morire. Allora ho continuato, ho detto vabbè, cerco lavoro da qua. E dato che ormai l'inglese lo parlavo bene, sapevo un po' di trucchi, no? Sapevo un po' come muovermi, vedo sui vari siti un'application per la Square Enix. Ora, non so se tutti voi masticate un po' il mondo delle case di produzione di videogiochi, ma io, che sono cresciuta a pane ai Final Fantasy, vedo un lavoro dalla Square Enix e gli occhi a cuoricino, così tipo: oh mio Dio, sarebbe un sogno! Mando il curriculum, mi ricontattano subito, mi fanno: senti, dobbiamo farti un test in inglese, puoi venire qui? E io dico: sono in Italia, però vengo subito. E le fa: ok, lo facciamo online, ti mando il foglio, mi devi scrivere queste cose in inglese e in italiano perché era una cosa di traduzione, e poi me lo rimandi entro un'ora. Io mi ricordo a casa col mio babbo tipo: stampalo, forza, scrivi, rimandalo, scansionalo, mandiamo l'email, sì, ok. Mi hanno presa e io ho fatto un salto di qui tipo fino al soffitto e ho iniziato il mio lavoro alla Square Enix ed era tutto molto 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 figo, se non per il fatto che il gioco su cui dovevo lavorare era Final Fantasy XIII, che è quello che ho amato di meno, ma in ogni caso sicuramente è stata un'esperienza bellissima. Non ho continuato alla Square Enix perché poi ho avuto la possibilità di andare in Giappone, ma di questo vi parlerò una prossima volta. PS, se avete Final Fantasy XIII per PlayStation 3, nei titoli di coda ci sono anche io. Ci vediamo domani con un altro video. Bye bye, Gianè!